Rieccoci quest'oggi con i Manara Tarot. Come potete vedere, questo mazzo che io appunto amo particolarmente, voi ormai lo sapete. Tarocchi molto belli, affascinanti, espliciti, con disegni assolutamente meravigliosi, degni di Milo Manara. In caso, ovviamente, come sempre, ragazzi, vogliate delle informazioni in più su questo mazzo, partendo proprio dalle opere d'arte di Milo Manara, basta cliccare sul link che trovate in descrizione, che vi riporta immediatamente a un mio video precedente a questo, in cui appunto ho descritto e spiegato il mazzo, perché ovviamente è un mazzo particolare, è un mazzo diverso, ok, dai semplici mazzi, diciamo, ecco, più tradizionali, e quindi va anche usato in maniera intelligente, seguendo proprio anche e soprattutto, diciamo, i significati che Manara sceglie per ciascun arcano. Che cosa andremo quest'oggi però a chiedere a questo meraviglioso mazzo? Ma da me, cosa vuole veramente? Solo passione? Eros, sesso? Oppure anche qualcosa di più? E mi dimostrerà finalmente questo qualcosa in più? Su cosa posso fare affidamento in riferimento a questa persona e invece a cosa devo prestare attenzione in riferimento a questa persona? C'è qualcuno dell'ambiente che circonda questa persona che possa ostacolare il nostro rapporto? A livello karmico, questo rapporto come procederà? E quindi che cosa accadrà nell'immediato futuro tra me e questa persona? Andremo a rispondere a tutte queste domande servendoci di un metodo che io ho già usato tantissime volte sul canale, il metodo degli 8 arcani. Dunque, possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo dei Manara Tarot, lasciandoci come sempre guidare dal principio di sincronicità. E dunque cerchiamo di capire appunto se questa persona vuole da noi effettivamente solo sesso o anche qualcosa in più. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come vedete, qui abbiamo appunto la stesa a 8 carte, che appunto io uso spessissimo sul canale, ma anche nei consulti privati, perché è una stesa molto molto utile. Prima carta estratta, la posizione ovviamente del presente, quindi come vi vede ad oggi questa persona. Seconda carta estratta, su cosa fare affidamento in riferimento a questa persona. Terza carta estratta, cosa ha nel cuore questa persona, quindi carta nel cuore della stesa, cosa ha lui nel cuore. Quarta carta estratta, invece siamo all'opposto, cioè i contro della situazione, cioè su cosa non fare affidamento in riferimento a questa persona. Quinta carta, cerchiamo di capire qualcosa in più dell'ambiente esterno che circonda questa persona, in caso possa appunto avere questa persona elementi, soggetti particolarmente magari ostili al vostro rapporto. Terz'ultima carta, importantissima, il karma. Quindi che cosa dovrete per forza, diciamo così, ecco, andare a vivere voi e questa persona ancora. Quindi diciamo una sorta di cammino obbligato
della vostra storia e o frequentazione. Penultima carta, altrettanto importante, il consiglio che vi viene dato dagli arcani in funzione anche del futuro. Ultima carta, ovviamente, il futuro, quindi comunque sia il futuro più immediato, quindi non il percorso karmico, ma comunque il futuro immediato tra voi e questa persona. Dunque, torniamo appunto alla prima carta e vediamo un po' che cosa abbiamo, il presente. Allora, il 4 d'acqua o 4 di coppe. Allora, questa persona, diciamo che vi vede come una donna che ha bisogno di passione. 4 di coppe rimanda, ragazzi, molto spesso alla noia, al non essere fisicamente e sessualmente appagati a causa di un passato pesante. Quindi, secondo questa persona, voi in amore, così come per quanto anche semplicemente riguarda delle semplici storie di passione, di sola passione, ecco, voi non siete stati particolarmente o state particolarmente fortunate. È una persona che quindi sa che per voi è un momento di magra, di stanca, no? Quindi un periodo un po' difficile, ma sa anche che proprio come questa bellissima ragazza, di fronte anche a qualche avventura eccitante o comunque al vivere una storia molto diversa dal solito, abbattendo molti tabù, voi potreste essere ritrose e diffidenti per paura non del futuro, perché non vi vede poco coraggiose, ma vi vede, diciamo così, a volte incerte e insicure circa le vostre sensazioni. Cioè, questa persona vede in voi una donna molto appassionata, capace di dare tanto. Non solo appassionata, perché parliamo di coppe, quindi una persona che anche in amore potrebbe dare tanto, ma che agisce in modo forse un po' troppo prudente, e una persona che potrebbe rifiutare, diciamo ecco così, degli approcci sessuali particolarmente diversi dal solito, per paura proprio di provare delle forti sensazioni che magari voi non avete mai provato sino ad ora. Quindi comunque è una persona che ragiona molto, riflette molto sui vostri bisogni, cioè non è una persona che in prima carta, per esempio, ha identificato un ego smisurato. Questa persona non sta pensando a sé, a cosa vorrebbe lui, ma sta pensando a cosa vorreste voi o non vorreste voi. Quindi questa persona molto spesso pensa a cosa potrebbe farvi piacere e cosa no. Ecco, questa persona dà per scontato che voi siate disposte sì al cambiamento, ma a lungo termine, perché ci sono delle situazioni del passato che ancora non riuscite a lasciare andare. Questo vi fa muovere, ripeto, con diffidenza, cautela, troppa prudenza, anteponendo molto spesso i vostri bisogni e anche le vostre paure, quindi in modo diciamo un po' egoistico, dittatoriale. Cioè questa è una persona che pensa di conoscervi molto bene e crede di dover far fatica in futuro in qualche modo a spingervi verso un cambiamento, al vivere delle situazioni diciamo magari diverse dal consueto, perché vi sente, vi percepisce ritrose in questo. A prescindere dalla natura della vostra storia, cioè anche in caso la vostra storia sia clandestina, perché magari lui è impegnato, o voi impegnate, forse a maggior ragione, oppure a prescindere anche dalla durata della vostra storia, cioè potreste esservi conosciuti magari anche
e conoscervi magari anche da anni, ma nonostante il trascorrere del tempo questa persona sente che fate un po' fatica a lasciarvi andare, perché ci sono delle cose del vostro passato, quindi o di una vecchia storia o magari proprio della storia con lui, che evidentemente vi impediscono di avere fiducia e di buttarvi in questa conoscenza, cercando di abbattere tutti i tipi di tabù che lui evidentemente vorrebbe abbattere. Cioè questa persona ha molti desideri nei vostri confronti, ma diciamo che non ha ancora dato il massimo di quello che vorrebbe dare e fare. Perché? Perché comunque questa persona vi sente diffidenti, vi sente non pronte comunque ancora a dare quel qualcosa in più o a vivere quel qualcosa in più. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione che cosa abbiamo. Allora, e qui abbiamo il Fante di Spade. Allora, i lati positivi, diciamo, di questa persona sono la grande attenzione nei vostri confronti, quasi diciamo anche lo spiarvi, ragazzi, perché il Fante di Spade di solito è la carta un po' del sorvegliante, quindi vi tiene d'occhio. La forte ispirazione, quindi voi ispirate in tutti i sensi, diciamo, ecco, questa persona, e soprattutto l'attrazione, perché parliamo ovviamente di spade. Allora, come potete vedere, già anche dalle immagini di Manara, come sempre in maniera, a mio avviso, impeccabile, nel suo appunto rappresentare i vari arcani, questo giovane è vestito, diciamo, ha una tuta da lavoro e in particolar modo da idraulico. In realtà, guardate come sta danzando e con quale grazia. Quindi, qual è la caratteristica del Fante di Spade? Che si comporta in maniere molto spesso contraddittorie, o che comunque possa mostrare una propensione, un volto non suo, che quindi possa mostrare, diciamo, ecco, un modo di approcciare a voi e rapportarsi a voi, magari appunto un modo che possa portare voi in questa stesa, quindi ad avere addirittura dubbi sul fatto che lui possa essere o meno interessato appunto a voi. In realtà sappiamo che lui lo è, e come? Perché comunque sia, quello che ha dentro è ben diverso rispetto a quello che mostra. Anzi, questa persona direi quasi che vi controlla appena può e come può. Di solito il Fante di Spade è colui che spia, per esempio, sui social, piuttosto che è colui che chiede di voi a persone che magari avete in comune. Quindi questa persona cerca ovunque informazioni su di voi, informazioni sul vostro conto, informazioni su ciò che vi possa o meno piacere. Cioè, ragazzi, questa persona è molto attenta a voi. Questa è una persona che non si perde una vostra storia, non si perde un vostro aggiornamento, non si perde notizie di voi. In caso siate colleghi, questa persona osserva tutto di voi. In caso siate vicini di casa, è perennemente allo spioncino. Cioè, questa è proprio la classica persona che cercherà sempre informazioni sul vostro conto. Quindi questa è una persona molto interessata a voi. E questo interesse, ripeto, è generale, quindi non è solo un interesse fisico. Qui non abbiamo l'asso di bastoni, cioè questa persona non vuole solo sesso con voi, è interessata a conoscervi, è interessata a sapere molto di più di voi, è interessata ad avere informazioni su di voi e sul vostro conto. Quindi questa è una persona
che evidentemente in questo momento sta fingendo magari un atteggiamento altalenante, magari un atteggiamento ambiguo, magari un atteggiamento anche lui appunto magari cauto, ma perché deve capire, come dicevamo con la carta precedente del 4 di coppe, che cosa voi siate disposte o meno a dare e a fare. Nonostante, ripeto, questa persona possa essere magari impegnata, quindi la vostra può essere anche una storia clandestina, ma questa persona ha comunque bisogno da voi di certezze. Vuol capire dove voi state andando a parare, cioè le stesse domande che voi state facendo in questo momento agli arcani, anche lui se le sta facendo e sta cercando delle risposte. Quindi vi osserva, ok? Quindi quello che mostra nei vostri confronti, quindi magari, ripeto, cautela, prudenza, magari a volte anche indifferenza, non è reale. È il bisogno di vedere la cosa, la situazione, dall'esterno per poter capire dove voi vogliate andare a parare. Quindi vi sta tenendo d'occhio. Qualsiasi cosa voi andiate a fare, a proporre, come vi comportiate per questa persona è un pezzo in più del puzzle che lui sta cercando di comporre riguardo la vostra persona. Quindi ovviamente qui c'è un interesse a 360 gradi, ok? Vediamo ragazzi in terza posizione, quindi nel cuore della stesa, cosa ha effettivamente lui nel cuore. Allora, qui abbiamo la carta del giudizio, una delle carte più belle del mazzo. Allora ragazzi, questa persona vorrebbe potervi chiamare, vorrebbe potervi sentire in caso non lo faccia, vorrebbe poter in qualche modo cambiare le basi del vostro rapporto, il giudizio, no? La carta della risurrezione, e dare quindi nuova vita al vostro rapporto. Anche in caso stiate insieme da tanto tempo, questa persona vorrebbe rinnovare questo rapporto. Sicuramente questa persona ha capito e sta riflettendo, lo abbiamo già detto dall'inizio della stesa, che questa persona ha capito appunto che questa situazione, questa storia deve essere in qualche modo portata ad evoluzione, perché così non può andare avanti. Così evidentemente anche a lui non piace, non soddisfa, ma non vuole chiudere, non c'è la torre. Vuole cambiare la vostra storia facendola rinascere su basi diverse. Se questa persona avesse la classica bacchetta magica, in questo momento sarebbe lì con voi a fare di tutto e di più e a promettervi di tutto e di più e a mantenere di tutto e di più. Il giudizio non parla di menzogne, parla di chi si vuole realmente mettere in gioco. Inoltre il giudizio parla anche dell'eliminazione, quindi non solo evoluzione ma anche eliminazione di tutti quegli elementi che possano in qualche modo creare contrasto nell'ambito della vostra storia. In caso tra di voi, per esempio, ci possa essere un terzo incomodo, in caso voi siate impegnate piuttosto che lui sia impegnato, andrebbe tranquillamente a fare a meno di queste persone, evidentemente eliminandole appunto dalla vostra vita. Quindi sicuramente questa è una persona che vorrebbe veramente iniziare qualcosa di bello e di profondo con voi, qualcosa di totalmente nuovo. Quindi non ha nessuna intenzione questa persona di allontanarsi da voi, d'accordo? Anzi, vuole concretamente, perché il giudizio parla di azioni concrete, portare il vostro rapporto ad un cambiamento e conta di farlo attraverso un dialogo importante. Il giudizio parla di comunicazione, quindi o attraverso un messaggio, qualcosa che magari questa persona non vi abbia mai scritto, o attraverso un dialogo vis-à-vis, una telefonata, piuttosto che anche una romantica lettera, ok, d'altri tempi. Comunque fatto sta che questa persona ha intenzione di portare ad evoluzione la situazione, evidentemente agendo, tra l'altro neanche tra molto tempo, perché il giudizio è una carta molto veloce.
Quindi si parla sicuramente dell'ordine delle prossime 3-4 settimane. Questa persona ha intenzione di portare ad evoluzione il vostro rapporto, in maniera concreta però, Vediamo ora, ragazzi, invece in quarta posizione che cosa abbiamo. Quindi diciamo, ecco, gli elementi negativi, ecco, di questa persona o che caratterizzano i comportamenti di questa persona. Allora, qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora, ragazzi, il Cavaliere di Spade è una carta che si riferisce purtroppo a volte alla fretta, all'impazienza e alla gelosia. Ossia, questa è una persona che vuol concludere, vuol quagliare, ok? Quindi questa è una persona che ha molto interesse nei vostri confronti. Abbiamo detto che ha un interesse a 360 gradi, quindi questa persona non vuole soltanto avere un rapporto di letto con voi, vuole approfondire. È chiaro che in accezione positiva il Cavaliere di Spade parla di coraggio, parla di un procedere lungo una direzione in maniera appunto forte, in maniera determinata e ovviamente anche in maniera certa, sicura, ok? In realtà questa persona molto spesso si lascia appunto frenare nella sua corsa verso di voi da eventualmente terze persone per gelosia. Quindi questa persona teme di avere dei rivali e teme che questi rivali siano molto più forti di lui. E in caso, per esempio, voi siate impegnate, il problema è il vostro compagno. Quindi questa persona è molto gelosa del vostro compagno. Ed è frenata questa persona dal, in qualche modo, farsi, ecco, a voi, arrivare a voi, dal vostro compagno. In caso voi non abbiate nessuno, questa persona dà per scontato che voi possiate avere di tutto e di più chiunque e quindi teme che obiettivamente possiate voi scegliere qualcun altro al posto suo. Quindi diciamo che pecca un po' di, a volte, sì, mancanza di sicurezza in se stessa questa persona. Ma, ripeto, abbiamo anche fretta e impazienza, cioè questa persona ad un certo punto inizia a desiderarvi tanto, a volervi a tutti i costi. Si lascia andare a pensieri, fantasie, immaginazioni, lucubrazioni sue mentali, per cui poi arriva ad un dato di fatto, cioè il fatto che in realtà purtroppo debba attendere ancora per poter, diciamo, ecco, mettere in pratica questo giudizio, quindi concretizzare questo cambiamento con voi e di conseguenza si lascia prendere dallo sconforto. Cioè, più questa persona vi desidera e più cresce esponenzialmente la sua frustrazione, perché vi vuole troppo. Il Cavaliere di Spade, ragazzi, è una persona che ha un caratterino particolare, vuole tutto, subito. È una persona che vuol vedere, diciamo, ecco, soddisfatte tutte le sue esigenze, anche fisiche, ma anche mentali, ma anche di cuore. Quindi questa persona molto spesso si arrabbia, si innervosisce più che altro, ma non con voi, con la situazione, perché sente in questo momento di non potervi avere tanto quanto vorrebbe. Questa persona detesta le attese, una persona che brucerebbe le tappe. Ecco perché vi spia, ecco perché è il Fante di Spade, perché non riesce a fare a meno di voi, allora magari non potendovi avere, questa persona cerca informazioni su di voi. Quindi è una persona che è molto appassionata, cioè ragazzi il Cavaliere di Spade parla di veemenza, di ardore, che però in accezione negativa tendono a diventare qualcosa di troppo, no? E quindi questa persona è come se accumulasse tanta energia e prima o poi la deve sfogare, ok? Quindi potreste notare questa persona magari un po' nervosa, a volte un po' distratta, ma perché a volte è come se dicesse preferisco non vedere, guarda, preferisco non vederla, non sapere. Soprattutto perché, ripeto, è una persona molto gelosa. Vediamo ora, ragazzi, in quinta posizione
L'ambiente che circonda questa persona. Allora, qui abbiamo un elemento femminile, un'energia femminile, una regina di spade. Allora, ragazzi, sì, qui c'è una donna, quindi un'energia comunque femminile, che è profondamente, perché questa è proprio la carta della gelosia, è profondamente gelosa del rapporto che c'è tra voi e questa persona. Quindi, in caso questa persona sia impegnata, ovviamente la regina di spade è la compagna ufficiale, quindi la fidanzata, la moglie. In caso questa persona sia, diciamo, single o comunque frequenti soltanto voi, la regina di spade è una donna molto interessata a lui, che però, diciamo, agisce da regina di spade, quindi è invidiosa del vostro rapporto, è gelosa del vostro rapporto, non tanto e soltanto perché vorrebbe lui, perché vorrebbe essere, diciamo, al vostro posto e attirare così tanto la vostra attenzione, ma perché è una persona che, diciamo, ecco, detesta la felicità degli altri, tipico della regina di spade. Quindi è una donna incarognita con la vita, è una donna evidentemente che ha perso molto, quindi probabilmente è una donna rifiutata da lui, o magari anche una sua ex, ok? Che comunque ha scoperto che appunto lui possa avere una nuova storia o una passione per un'altra donna, e questo l'ha mandata in bestia, ma sul serio. La regina di spade in questo caso è una donna, diciamo, anche molto attenta a voi, come tutti i personaggi di spade, è una donna che indaga, quindi potrebbe voler sapere, diciamo, capire qualcosa in più sul vostro conto, potrebbe anche lei spiarvi sui social, potrebbe anche lei cercare delle informazioni su di voi, potrebbe anche lei, diciamo, in qualche modo, ecco, agire a volte in maniera un po' imprudente, ma pur di sapere di voi. È una persona che ovviamente ruota nelle sue conoscenze, quindi non è una persona che lui non ha mai visto nella sua vita, ok? Non è la tipa di Instagram o Facebook che lo corteggia con i like o i cuoricini, è una persona che lui ha tutti i giorni al suo fianco ed è una persona che lo conosce da diverso tempo, motivo per cui vi parlavo appunto o di una ex o della compagna attuale, oppure appunto di una persona che in passato è stata comunque rifiutata da lui. È una donna che agisce, ripeto, con capriccio e con forti provocazioni, cioè potrebbe mirare a farvi litigare, ed è una persona che finge un atteggiamento magari bonario nei vostri confronti, in realtà è una persona molto ostile, quindi potrebbe far parte anche delle vostre stesse amicizie, vostre, ok? Quindi non solo sue, anche vostre. Potrebbe essere la classica amica che vi dà dei consigli, ma per portarvi in realtà a litigare, quindi non è per nulla amica questa persona, cioè nasconde una forte ostilità e potrebbe avere appunto un atteggiamento provocatorio, quindi cercare di comunque attirare la sua attenzione, ma ovviamente anche denigrare la vostra persona. Ok? Quindi è una persona che agisce nell'ombra, che indossa una maschera, quindi potrebbe avere un atteggiamento, ripeto, amichevole, bonario, in realtà è una donna molto ostile e che sta cercando delle informazioni sul vostro conto. Quindi è una persona che è invidiosa. Sì, ok, lui gli piace, ma agisce soprattutto per cattiveria. È una persona cattiva che non ama la felicità degli altri. Poi ragazzi, parliamoci chiaro, la regina di spade è solitamente molto invidiosa di un'altra donna, ok? È molto competitiva, ma in maniera malsana. Quindi la classica donna che critica un'altra donna, ok? C'è da fare un applauso a questa piccola donna, ok? Quindi non è assolutamente solidale né con voi ma né con altre donne, quindi è una donna che tende a giudicare molto le altre donne, sempre male ovviamente, non ha mai un commento positivo e in qualche modo anche in caso ecco, commenti positivamente un'altra donna sta veramente fingendo, sta mentendo, quindi è molto critica, è la classica, diciamo, donna che si erge su un piedistallo vedendo se stessa come perfetta, pura e casta e nelle altre
altre donne, ecco, delle donnacce da postribolo, ok? Quindi è una persona che ha una lingua veramente molto tagliente, è cattiva questa donna, è veramente molto cattiva. Allora, vediamo ora nel karma, se riesco a prendere allora la carta, perfetto. Allora, qui abbiamo, perfetto, il re di spade, un rivale a ciascuno. Voi avete la regina di spade, lui avrà il re di spade, perfetto, per par condicio è giusto così secondo me. Allora, ragazzi, ragazze, sicuramente in futuro qui c'è un'altra persona per voi, quindi ovviamente c'è un rivale. Questo re di spade certamente è una persona altrettanto agguerrita rispetto al consultante, è una persona che ha e avrà un obiettivo, cioè quello di avervi e conquistarvi, e farà veramente di tutto per cercare di portare a casa il risultato. È una persona adulta, a livello anagrafico secondo me potrebbe essere anche più grande del soggetto della stesa. È un uomo che ha molto carisma, è un uomo potente anche e soprattutto da un punto di vista sociale e professionale. È un uomo determinato, un uomo deciso, un uomo coraggioso che potrebbe utilizzare qualsiasi mezzo per poter appunto arrivare a voi. È una persona molto determinata, a cui voi piacerete sin da subito, potrebbe già far parte della vostra cerchia di conoscenze, assolutamente sì, oppure potrebbe essere una persona completamente nuova. Questo re di spade potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni d'aria, quindi Acquario, Bilancia, Gemelli, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi segni d'aria nei pianeti principali che strutturano la personalità. Ad esempio, la Luna potrebbe avere la Luna in Acquario e Venere per esempio in Bilancia, è un esempio, ok? Quindi nei punti principali del tema natale potrebbe avere segni d'aria, ok? Quindi dove l'aria è molto forte, quindi è un uomo molto intelligente che a livello comunicativo ci sa fare. Sì, è vero, è pur sempre un re di spade, quindi comunque è una persona che in amore tende ad essere cauta e prudente, quindi non è una persona che si lancia, diciamo, ecco, immediatamente in una storia aprendo il proprio cuore, si lancia per conquistare, ma non per lasciare andare i sentimenti, però ovviamente piano piano questa persona si innamora. Certamente è una persona che ha sofferto molto in passato, quindi potrebbe essere un divorziato, un separato o addirittura anche un vedovo, o comunque una persona che ha trascorso molti anni della sua vita da solo, semplicemente da single, perché appunto magari deluso in passato, ok? Quindi sicuramente questa è una persona che diciamo è con i piedi per terra, però a differenza del soggetto della stesa non si lascia demordere anche dall'eventuale presenza di un vostro compagno. Al re di spade non frega un bel niente di compagni, rivali, eccetera. Lui prende, parte e va, vuole conquistare. Quindi è il re armato praticamente ecco, di tutto il mazzo, quindi non ha paura di combattere, anzi il combattere soprattutto per una donna gli dà valore, lo valorizza, ok? È come una tacca in più sulla propria autostima, quindi è un uomo che non demorde e quando ha un obiettivo vuole assolutamente portarlo a termine. Vediamo ragazzi in penultima posizione il consiglio che viene dato a voi dagli arcani. Allora, qui abbiamo il 2 di bastoni. Allora, cercate di non mostrare di fronte a questa persona, soggetto della stesa, incertezze o comunque ecco ritrosia, diffidenza, quella paura che diciamo ecco lui percepisce, lo abbiamo detto con la prima carta del mazzo, il 4 di coppe, quindi vi viene consigliato di in qualche modo ecco lasciarvi andare in caso lo vogliate e solo se lo vogliate
anche, diciamo, ecco, le vostre fantasie, anche proprio da un punto di vista erotico. Quindi non fate mancare alla vostra storia degli stimoli. Quindi dalla carta già ovviamente si evince questa cosa, cioè cercate di stuzzicare questa persona mostrando le vostre bellezze, ovviamente, ecco, e cercando in qualche modo di far capire a questa persona che comunque voi siete interessate a lui. Interessate ad averlo, a conquistarlo, interessate anche alla passione, un 2 di bastoni. Quindi cercate di portare questa persona, ripeto, in caso lo vogliate, a muoversi in maniera più rapida e veloce possibile, a concretizzare quel benedetto giudizio. Quindi stuzzicandolo in maniera molto maliziosa, ma lottate per questa storia, cercate di combattere per questa storia, perché l'evoluzione è assolutamente possibile, dice il 2 di bastoni. Il 2 di bastoni è una carta che parla di vittoria anche su nemici e rivali, quindi questa regina di spade non va da nessuna parte. Quindi voi avete già vinto mostrandovi, avete già la vittoria in mano, questa persona non vede che voi, ok? Quindi è chiaro che spetterà a voi però cercare maliziosamente, come solo noi donne sappiamo fare d'altronde, ecco, di in qualche modo stimolare i pensieri, la fantasia, ecco, di questa persona. Quindi fategli capire che anche voi siete interessate a lui. Quindi cercate di evitare troppe paure, troppa diffidenza, lasciatevi andare, soprattutto, ecco, da un punto di vista passionale, perché qui di passione ce ne può essere tanta, veramente, tra voi e questa persona. Quindi non chiudetevi in voi stesse. Ripeto e ribadisco che qui c'è anche un'altra persona che arriverà per voi, un bellissimo re di spade, quindi a maggior ragione non chiudetevi alla vita, ragazzi, perché non è che la vita finisce con il soggetto della stesa, o lui o nessuno, qui c'è un'altra persona che arriverà per voi. Dunque, ovviamente il consiglio è: andate avanti per la vostra strada, per la vostra vita, mostrate le vostre qualità, che ne avete e sono tante, dice il 2 di bastoni, e soprattutto non abbiate nessuna paura di perdere. Perché, ripeto, la vittoria con il 2 di bastoni è nelle vostre mani, qui non c'è neanche competizione, ok? Questa regina di spade, ma non ha ragione d'esistere, ok? Basta solo che voi vi mostriate al massimo e al meglio di voi stessi e voi stesse, che questa persona viene completamente oscurata, lei come tutte le altre, ok? Dunque, siamo arrivati appunto all'ultima carta, quindi cerchiamo di capire, diciamo, ecco, nell'immediato futuro che cosa accadrà. Allora, qui abbiamo l'8 di spade, che parla di, vedete, qualche impedimento a cui però si reagisce, ok? Quindi sicuramente in modo comunicativo, attento e furbo, mentalmente, perché è una carta di spade, voi riuscirete a cavarvi d'impaccio da una situazione di 8 di spade, cioè qualche piccolo contrattempo o difficoltà. L'8 di spade potrebbe essere una carta inerente ai pettegolezzi, quindi qualcuno potrebbe parlare troppo, ad esempio questa regina di spade. Potrebbero arrivare, diciamo, ecco, delle cattive notizie alle vostre orecchie. Attenzione, perché l'8 di spade ci dice sono delle trappole. Quindi cercate di non ascoltare nulla di quello che vi verrà riferito d'ora in avanti in riferimento a questa persona. Ok? Perché qui ci sono delle menzogne, delle trappole che verranno ordite alle vostre spalle, a mio avviso proprio da questa regina di spade, per cercare di creare un precedente tra di voi e quindi un litigio. È chiaro che però l'8 di spade parla anche di chi con l'astuzia, la fermezza
e ovviamente una certa intelligenza, riuscirà appunto a cavarsi d'impaccio da queste situazioni. Potreste per esempio decidere di vedervi, incontrarvi magari anche di nascosto. Ecco, ci potrebbe essere il classico contrattempo, a cui però voi riuscirete in qualche modo a porre rimedio. Oppure tra voi potrebbe esserci magari un piccolo litigio, magari anche un non capirsi in riferimento a determinate situazioni, quindi un piccolo bisticcio, niente di grave, non è il 5 di bastoni, un piccolo bisticcio, ecco che andrete immediatamente, diciamo, a far pace. Cioè, l'8 di spade parla di critiche, ok? Parla di situazioni che potrebbero spaventarvi potenzialmente, ma non lo faranno. Quindi sicuramente è una situazione, diciamo, un po' critica, di criticità, niente di grave ragazzi, un 8 di spade, ok? A cui voi saprete porre rimedio. In realtà è una carta che riguarda non tanto fatti o eventi, quanto paure, ok? Quindi voi potreste, voi o lui, magari essere in tensione in riferimento, ripeto, a qualcosa che potrebbe esservi riportato l'uno dell'altra. È una carta che parla anche di gelosia, assolutamente. Nelle Sibille l'8 di spade è la carta proprio della gelosia, quindi questa persona potrebbe essere gelosa di voi o voi gelose di questa persona. Ecco, tutto verrà assolutamente risolto. Basta, come ovviamente ci riportano le spade, usare il cervello, l'astuzia, la furbizia, analizzando per bene quello che possa essere accaduto. Ripeto, generalmente sono dei tranelli e trappole. C'è sempre qualcuno nell'8 di spade che ordisce qualcosa di ovviamente negativo alle spalle o di un'altra persona o, come in questo caso, di una coppia. Quindi quello che vi viene consigliato è o di chiudere completamente le orecchie oppure effettivamente di in qualche modo verificare tutto ciò che vi verrà riportato in riferimento a questa persona. Vi ripeto che qui c'è una regina di spade veramente molto cattiva e agguerrita, Quindi è importante valutare bene la provenienza di determinate notizie che potrebbero arrivare. Ripeto, è una carta che parla di contrattempi, quelle increspature noiose della quotidianità che comunque poi vengono immediatamente risolte. Ora però, ragazzi, come sempre, cerchiamo altre spiegazioni, 2 carte, che ci possano spiegare alcune delle carte estratte. In questo caso partiamo dal Re di Spade, vediamo un po'. Cavaliere di denari, perfetto, e Re di bastoni. Allora ragazzi, sicuramente questo diciamo ecco Re di spade, come abbiamo appunto detto, sarà una persona particolarmente determinata. Re di bastoni, quindi conferma l'età anagrafica elevata, quindi comunque una persona che potrebbe essere più grande del soggetto della stesa o anche più grande di voi. Conferma il fatto che questa persona potrebbe appunto essere già parte delle vostre conoscenze, e ci aggiunge anche un dato in più, quindi potrebbe anche appartenere ad un segno di fuoco, quindi Leone, Sagittario o Ariete, o averne l'ascendente, o come dicevo prima avere un tema natale ricco per esempio di appunto questi segni di fuoco nei punti principali ecco del tema natale. Quindi vi faccio un esempio: abbinamento fuoco-aria potrebbe essere del segno dell'Acquario con ascendente Leone, è un esempio, ok? Dunque sicuramente ecco un mix esplosivo, perché abbiamo la passione unita però anche alla forza mentale delle spade, quindi al coraggio e alla determinazione, che nei personaggi di bastoni ovviamente viene triplicata. Quindi persona forte, determinata,
una persona che agirà da cavaliere di denari, quindi in maniera comunque accorta, comunque attenta, per cercare di capire effettivamente anche lui se voi possiate essere o meno, diciamo, interessate a lui o a qualcun altro. Qui gli uomini vi tengono d'occhio, vi tengono tutti d'occhio per capire effettivamente se in qualche modo voi possiate essere interessate appunto a loro oppure a qualcun altro. Tutti uomini che ovviamente non vogliono chiaramente rivali, ok? Quindi anche questa persona vi sta tenendo d'occhio e vi terrà d'occhio perché vuol capire effettivamente fino a che punto voi possiate in qualche modo, ecco, diciamo, essere interessate a lui, ma soprattutto vuol capire se ci possa essere qualcun altro nella vostra vita. Quindi qui avete già due energie maschili che vi stanno tenendo d'occhio e vi terranno d'occhio, il soggetto della stesa più quest'altra persona che, ripeto, a mio avviso potrebbe già far parte delle vostre conoscenze. Poi soprattutto l'abbinamento cavaliere re solitamente parla di appunto qualcuno che già fa parte delle vostre conoscenze, può essere un collega, può essere un amico, ok? Una persona che comunque magari sino ad ora non ha manifestato interesse, ma che invece di interesse nei vostri confronti ne ha. Può essere un ex? Assolutamente sì, perché il cavaliere parla anche di un eventuale ritorno, quindi il ritorno di una persona del passato. Ora cerchiamo altre due carte che ci spieghino qualcosa in più su questo 8 di spade, vediamo un po'. E qui abbiamo il 7 di denari, il mago. Allora, perfetto. Quindi vi confermo che sicuramente questi contrattempi verranno da voi in qualche modo risolti, appianati, la situazione migliorerà. Il mago parla di intelligenza, ecco, l'intelligenza dell'8 di spade di cui vi parlavo prima, quindi la capacità di risolvere qualsiasi problema, di analizzare qualsiasi pettegolezzo arrivi alle vostre orecchie o alle vostre o alle orecchie di lui. Questo sicuramente vi porterà ad andare avanti, quindi non ci sono rotture, non ci sono assolutamente allontanamenti, anzi c'è il 7 di denari che è la carta dell'investimento futuro, quindi sicuramente questa persona farà di tutto per sbloccare la situazione in caso non vi sentiate, ok? In caso ci sia solo un feeling, diciamo, percepito a pelle, ma non ci sia mai stato nulla di più, ecco che ci sarà, con ovviamente il mago. Questa persona potrebbe aver bisogno di un po' di tempo, perché il 7 di denari è una carta che parla di tempistiche un po' lunghe, ma per far per bene le cose, per evitare quest'otto di spade, quindi per esempio per evitare comunque contrattempi, per evitare pettegolezzi e per evitare male lingue. Quindi questa persona non vuole che il vostro futuro sia sporcato da queste situazioni, quindi potrebbe ancora richiedere un po' di tempo, ma poi sicuramente questa persona si lascerà andare. A che cosa? Ripeto, non solo al sesso, perché sono carte che parlano di un voler approfondire il rapporto con voi a 360 gradi. Il mago parla di tutti gli aspetti, ovviamente, di una relazione. Ok? Esattamente come il 7 di denari, un investimento non solo fisico, ok? Qualcosa di più importante che ovviamente va fatto lontano da occhi e orecchie indiscrete. Quindi questa persona prenderà tempo, ma perché ha bisogno di voi, questa persona veramente molto presa, ragazzi, per voi, ed è una persona che farà di tutto, darà il suo meglio, il mago, ok? Quindi cercherà di concretizzare finalmente tutti i suoi sogni e i suoi desideri. Vi ripeto, momentaneamente c'è quest'otto di spade, quindi qualche piccola difficoltà, qualche piccola nuvola, ma tutto di passeggero. Nuvole dovute, ripeto, principalmente, come vuole l'8 di spade, a pettegolezzi e a lingue lunghe. Qualcuno potrebbe voler proprio creare una trappola o comunque una situazione, diciamo così, ecco, poco piacevole, per invidia, per cattiveria.
in realtà il vostro rapporto è e sarà molto più forte di tutte queste situazioni. Lui ha solo bisogno di un po' di tempo, ripeto, per far per bene le cose, soprattutto evidentemente per allontanarsi o allontanare queste orecchie e questi occhi indiscreti, d'accordo? Per fare le cose, ripeto, per bene. Non vedo allontanamenti, non vedo il desiderio di allontanarsi da voi, anzi vedo con il mago il desiderio di fare sul serio, di andare avanti, di costruire qualcosa di importante. Ok? Quindi anche di agire concretamente, come dicevamo appunto con il giudizio, cioè questa persona vuole agire, vuole scrivervi, vuole vedervi e vuole sentirvi. Tra l'altro, ovviamente, ripeto, 7 di denaro è una carta lenta, ma il mago è una carta velocissima, quindi ovviamente in questo caso si calcolano tempi medi, tempistiche medie, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona conta di sbloccare la situazione in tempistiche medie. Quindi grosso modo qualche settimana, al massimo ancora qualche mesetto di tempo, ma ragazzi non di più, ok? Qui c'è proprio un avvicendamento importante. Ora cerchiamo di dare una spiegazione in più a questa regina di spade, cerchiamo di capire chi possa essere. Allora, la carta della torre, questa è una ex sicuramente, ragazzi, come avevo dedotto, sì, allora, 3 di spade, sì, ragazzi, allora, questa è una ex, questa è una persona del passato del soggetto della stesa, è una pazza che non si è arresa ancora evidentemente al rifiuto, quindi conferma quello che appunto ho detto prima, ossia che è una persona invidiosa sicuramente della vostra felicità, perché è una persona che ci ha provato, ragazzi, sicuramente, o è una persona con la quale lui ha avuto qualcosa, qui c'è stato un flirt, una frequentazione, anche una storia chiusa però con la torre, cioè chiusa definitivamente, ma abbiamo il 3 di spade. Il 3 di spade è la carta di chi non riesce a lasciare andare un dolore, quindi questa donna non riesce assolutamente a dimenticare lui, non ha intenzione di farlo. Quindi è una donna che fondamentalmente non si è arresa alla fine del loro rapporto. Ripeto, o è una ex con la quale c'è stata una torre che però ancora pende dalle sue labbra, dalle labbra di lui, oppure è una persona che è stata rifiutata. Potrebbe, ripeto, far parte o della cerchia amicale oppure anche a livello professionale. Potrebbe essere la classica collega persa per lui che non si arrende, ok? Ovviamente lui non prova nulla perché la vede come regina di spade, quindi una donna che non gli piace assolutamente neanche fisicamente, con la quale c'è questa torre. Anzi, a lui dà molto fastidio, diciamo, ecco, l'insistenza di lei, questo 3 di spade, questo non volersi arrendere alla fine del loro rapporto. Cioè lui inizierà un po', ecco, ad esserne infastidito, ok? Perché questa donna evidentemente sa diventare molto pesante, ok? Però è una persona che si eliminerà chiaramente da sola, anche in caso possa essere la compagna ufficiale, quindi lui comincerà a riflettere su una eventuale scelta, perché è una donna anche molto pesante, poi è vendicativa, è rancorosa, è dispettosa, è capricciosa, ce le ha tutte, quindi obiettivamente ecco lui cercherà proprio di portare definitivamente questa volta a conclusione il loro rapporto, quindi quello che vi ho detto prima è quanto mai confermato, non è una vostra rivale, ok? Rivale sulla carta per quanto riguarda i tarocchi, però nella vita ovviamente poi concreta questa donna non rappresenterà nulla per lui e non rappresenta nulla per lui, è una situazione del passato trita e ritrita ormai chiusa sulla quale lui ha già preso una decisione. Dunque, direi che questa stesa molto dettagliata termina qui. Come sapete, ovviamente, ragazzi, queste sono stese interattive. In caso lo vogliate, potete appunto contattarmi per un consulto privato inerente solo e soltanto alla vostra situazione, contattandomi all'indirizzo email che trovate appunto come sempre a video o in descrizione. Ovviamente, in caso anche lo vogliate,
potete abbonarvi al canale a veramente pochissimi euro al mese per poter vedere anche appunto video riservati chiaramente soltanto agli abbonati. Dunque, questa stesa termina qui, una stesa ricca di colpi di scena, tanti personaggi e ovviamente però anche un lieto fine per quanto riguarda la vostra situazione. Come sempre mi raccomando, forza, coraggio e determinazione, buon percorso karmico e a presto!